tutti, io sono Daniele, benvenuti nel mio canale YouTube e nel mio laboratorio. Per chi non mi conoscesse, in questo canale si parla principalmente di scansione 3D, modellazione, reverse engineering, tutto ciò che piace tantissimo a noi maker ed hobbisti. Oggi andremo a vedere insieme l'unboxing completo dell'ultimo nato di casa RevoPoint, ovvero il Pop 4. Il Pop 4 è uno scanner 3D portatile che combina due tecnologie principali. Abbiamo una tecnologia laser a luce blu e una tecnologia a luce strutturata infrarossa. È uno scanner pensato per poter operare su soggetti diversi e anche in ambienti diversi. Infatti è pensato per poter lavorare tranquillamente sia all'interno del laboratorio ma anche all'esterno in mobilità, grazie a un kit che viene fornito nella confezione e che ci permette di poter andare a lavorare tranquillamente all'esterno, anche grazie alle ultime novità introdotte da RevoPoint già a partire dall'Inspire 2, che ha implementato la possibilità di andare a lavorare con scansioni all'esterno in presenza di luce solare, cosa che fino a poco tempo fa era assolutamente impensabile. In questo video noi oggi andremo a vedere esclusivamente l'unboxing, quindi andremo a spulciare tutto quello che è il contenuto all'interno della confezione in cui viene venduto il Pop 4, in modo da poter andare a vedere cosa aspettarci di trovare all'interno della confezione, e andremo un attimo a vedere quelle che sono anche le caratteristiche tecniche di questo scanner. Ricordiamo che è uno scanner che verrà presentato in campagna di Kickstarter e con un prezzo assolutamente interessante che andremo poi a scoprire in seguito. Detto questo, andiamo ad aprire la confezione e vediamo cosa c'è all'interno. Questo è lo scatolo con cui arriva il nostro scanner, al cui interno è presente una valigetta rigida. Questa valigetta è in tessuto, ricorda l'Alcantara, quindi quella degli interni delle macchine, ed è una valigetta, come potete vedere, studiata e pensata per il trasporto. Questo ci fa capire anche che lo scanner contenuto, quindi il Pop 4, è stato anche pensato per un utilizzo in mobilità, quindi al di fuori di quello che può essere il nostro laboratorio. Andiamo ad aprire la confezione e vediamo cosa è contenuto all'interno della confezione di vendita del Pop 4. La valigetta ha degli inserti termoforati in cui trova perfettamente posto ogni elemento della confezione. Adesso lo spostiamo qui e come stava. Andiamo un attimo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Allora, partiamo da questo treppiedi. Questo treppiedi funge sia da impugnatura che da supporto per lo scanner, per poter essere utilizzato comodamente in appoggio nel nostro laboratorio, quindi sul nostro tavolo. Ha i piedini che sono estensibili con una superficie gommata in modo da poter avere un grip sulla superficie d'appoggio, con un sistema di sicura per la chiusura dei piedini, e quindi ci permetterà di poter lavorare con lo scanner sia in appoggio ma anche, come detto, utilizzandolo come impugnatura per poter avere una presa più comoda sullo scanner durante le fasi di scansione in mobilità, quindi con lo scanner tenuto in mano. Ok, poggiamo qui. Adesso partiamo da tutto il contenuto, poi lo scanner lo andremo a vedere per ultimo. Questo è il cavo di connessione. È un cavo di connessione tipo USB-C, quindi è un USB-C USB-C, quindi sia da un lato che dall'altro, con dal lato dello scanner una ghiera, una vite per andare a assicurare il cavo sullo scanner in modo che non si stacchi in fase di lavorazione.
Il cavo è un cavo USB tipo 3.0 ed è sia molto spesso, come potete vedere dalle riprese, ed ha anche una bella lunghezza che ci permette di poter comodamente lavorare all'interno del nostro laboratorio senza avere problemi di lunghezza del cavo. Questo è il cavo di collegamento. Dopodiché abbiamo un mini piatto rotante con il suo cavo di alimentazione, quindi è un cavo USB da USB A ad USB-C, e questo piatto è un piccolo piatto rotante che ci permette di andare a regolare sia la direzione di rotazione, quindi in senso orario o in senso antiorario, che la velocità di regolazione, quindi da una velocità lenta ad una velocità più veloce. Questo piatto rotante è molto comodo nel momento in cui noi andiamo ad effettuare delle scansioni all'interno con gli oggetti di dimensione relativamente piccola, quindi oggetti che possono essere facilmente poggiati su questo piatto. Quindi noi andremo a posizionare l'oggetto che vogliamo scansionare sul nostro piano d'appoggio, lo scanner verrà posizionato sul treppiedi in appoggio stabile, e man mano che il soggetto ruoterà sul piatto, la geometria verrà catturata e trasferita al PC per effettuare le operazioni di scansione. Quindi questo piatto è molto comodo per andare a effettuare scansioni di soggetti abbastanza piccoli in posizione stabile. Andando avanti troviamo questa qui, che si presenta come un'impugnatura ma che è in pratica un power bank. Questo power bank è un power bank da 2500 mAh che ci permette di poter alimentare lo scanner in mobilità, quindi sia al di fuori del laboratorio ma anche all'interno del laboratorio, allorché si voglia spostarsi, si abbia la necessità di spostarsi, di non essere vicino al PC e di non avere dei cavi di collegamento che ci potrebbero impedire i movimenti. Questo power bank permette di alimentare tramite il cavo che viene dato in dotazione, quindi questo piccolo cavo che è un cavo USB-C, USB-C, si collega qui e ci permette di andare ad alimentare il nostro scanner per poterlo utilizzare quindi in mobilità. Questo power bank presenta una filettatura da 1/4 classica di tutte le macchine fotografiche nella parte superiore, ma anche una filettatura inferiore da 1/4 che ci permette di poter andare a collegare il nostro treppiedi per poterlo utilizzare di nuovo come appoggio o come prolunga di presa, ma ci permette anche di poterlo andare a utilizzare su un treppiedi o su un altro supporto di quelli che si trovano tanti per macchine fotografiche. Il cavo ci permette di andare ad alimentare quindi lo scanner, e tramite la connessione Wi-Fi, perché poi questo scanner, come vedremo, ha la possibilità di connettersi al PC, al tablet o allo smartphone tramite una connessione Wi-Fi, ci permette di poter andare a effettuare delle scansioni in mobilità senza cavi di collegamento. Quindi questo è il kit di mobilità che viene fornito all'interno della confezione. Un'altra chicca che troviamo sul Pop 4, e come vi dicevo è stata introdotta da RevoPoint già dall'Inspire 2, sono queste lenti, che non sono altro che, come potete vedere, delle lenti, dei filtri solari che ci permettono, una volta applicate alle lenti dello scanner, di poter andare ad utilizzare lo scanner all'esterno, quindi anche in giornate di sole, perché una volta applicate queste lenti è possibile effettuare scansioni all'esterno con una luminosità per le scansioni laser fino a 50.000 lux, mentre per quanto riguarda le scansioni a luce strutturata, quindi con la tecnologia VC Cell, fino a 100.000 lumen.
che sono davvero tanti, il che vuol dire di poter andare ad effettuare scansioni anche in piena luce solare. Questo è lo scanner, ma lo vedremo dopo. Nella parte posteriore della valigetta trovano ancora posto il certificato di garanzia e di collaudo dello scanner, una confezione con dei marker adesivi ad alta riflettività. Questi marker sono indispensabili per quanto riguarda la scansione laser, perché le scansioni laser hanno bisogno dei riferimenti del tracciamento tramite i marker, ma sono utilizzabili anche in modalità luce strutturata nel momento in cui noi andiamo a effettuare la scansione di soggetti che non abbiano delle geometrie particolarmente evidenti, e quindi per i quali possa essere utilizzato il tracking tramite caratteristiche, e quindi abbiamo necessità di andare a creare un pattern d'appoggio per il tracking, e lo si fa tramite questi marker adesivi ad alta riflettività. Nella parte posteriore infine troviamo un'altra cosa importantissima per quanto riguarda lo scanner, ovvero, vedete come è imballato bene con questa bustina di tessuto, abbiamo questo piatto. Questo è il piatto di calibrazione dello scanner ed è un piatto in vetro, non so se si sente, con una stampa fotolitografica. Questo piatto ci permette di poter mantenere il nostro scanner sempre tarato perfettamente. Nella parte posteriore è presente adesso non so se si vede bene, un QR code che una volta inquadrato dallo scanner all'interno del software della RevoPoint ci permette di accedere alla parte di software relativa alla calibrazione dello scanner, sia per effettuare un controllo di calibrazione e verificare che la calibrazione sia perfetta, ed eventualmente anche andare proprio a rieffettuare la calibrazione in modo da mantenere sempre il nostro scanner con le massime prestazioni per quanto riguarda l'affidabilità sia dimensionale che di precisione. E andiamo ad aprire il nostro scanner. Ok, il POP 4 si presenta così, con una linea molto pulita, come potete vedere, vediamo tutte quante le angolazioni. Il corpo è in alluminio aeronautico e le parti anteriori sono in materiale plastico. Ok? Qui davanti trovano posto le due fotocamere di profondità, la fotocamera RGB da 1,3 megapixel che ci permette di andare a catturare i colori ma anche le texture dei soggetti che andiamo a scansionare. Dopodiché abbiamo dei LED di illuminazione, questi LED sono 8 LED di luci di riempimento, viene così chiamata, e sono 4 a luce blu e 4 a luce infrarossa, che servono ad aiutare lo scanner per l'illuminazione durante le fasi di scansione. Dopodiché abbiamo invece questi altri due LED che sono due LED a luce bianca e che servono per illuminare il soggetto durante la scansione e la cattura delle texture. Abbiamo poi una serie di proiettori, quindi abbiamo due proiettori per quanto riguarda il laser blu a linee incrociate, un altro proiettore per quanto riguarda il laser blu a linea singola, e sono tutti metodi di scansione che andremo a vedere poi adesso con calma, un proiettore per quanto riguarda il pattern a luce strutturata ed un proiettore per quanto riguarda il nuovo sistema VC Cell. Lateralmente possiamo trovare, questa è l'uscita della ventilazione, qui abbiamo l'ingresso perché c'è una ventola che serve per creare la ventilazione, quindi per mantenere freddo all'interno del nostro scanner. Nella parte inferiore andiamo a trovare il foro con la filettatura da 1/4 per quanto riguarda il montaggio sul treppiedi piuttosto che sull'impugnatura o su qualunque altro sistema di ritegno per macchine fotografiche, e nella parte posteriore troviamo
L'ingresso per l'alimentazione, quindi un ingresso di tipo USB-C con una ghiera filettata per andare ad avvitare la vite che c'è sul cavo in modo che evitare che il cavo si possa staccare, ed una serie di pulsanti che ci permettono di andare ad avviare o interrompere la scansione con il pulsante play, un pulsante più e meno che servono sia per andare a regolare l'esposizione delle fotocamere durante le operazioni di scansione, sia per andare a modificare i parametri che si possono andare a regolare tramite il pulsante M, un pulsante programmabile su cui noi potremmo andare poi a dare diverse funzioni, tra cui lo switch tra modalità di scansione al laser a linee incrociate piuttosto che a linee singola o altre funzioni. Questo è come si presenta il nostro scanner, il nostro Pop 4. Come dicevo, qui abbiamo le lenti che poi si possono fissare sulla parte con un sistema magnetico, vanno a posizionarsi rapidamente sulle due fotocamere di profondità e ci permettono di andare a effettuare quindi le scansioni all'esterno senza avere problemi di luce solare. Vedete, sono molto semplici sia da applicare che da rimuovere, proprio perché hanno questo supporto magnetico, quindi guardate, sentite, ok? Basta avvicinarle all'ottica e automaticamente si fissano sulle fotocamere di profondità senza dover andare a avvitare o fare qualunque altra cosa, ed è molto veloce, come potete vedere, andare ad applicarle. Ok, allora sistemo un attimo queste cose sul tavolo e andiamo a parlare di quelle che sono le caratteristiche tecniche dello scanner e dei suoi metodi di funzionamento. Ok, rieccomi qui dopo aver fatto un minimo di ordine sul tavolo. Andiamo adesso a vedere quali sono le caratteristiche tecniche del Pop 4. Quindi, come abbiamo visto, il Pop 4 è uno scanner 3D pensato per l'uso sia in laboratorio che in portabilità, che utilizza due tecnologie fondamentali. Quindi abbiamo sia una modalità a laser blu al multilinea che a linea singola, sia una sia una modalità a luce strutturata infrarossa che funziona sia a campo pieno sia col nuovo sistema VC-Cell, che adesso andiamo a vedere, poi vi spiego qual è la differenza rispetto al classico sistema a luce strutturata. Questa combinazione di elementi permette permette al Pop 4 di potersi adattare a diversi soggetti, a diversi scenari, quindi lo rende veramente uno scanner versatile, che è quello su cui tanto ha puntato l'azienda con questo modello. Quindi uno scanner che sia versatile e che permetta di potersi adattare a vari soggetti e a varie situazioni. Per quanto riguarda la precisione in modalità laser arriva fino a 0,03 mm per singolo frame, quindi si capisce che è un livello di dettaglio altissimo. Siamo nell'ambito industriale, che ci permette di avere un dettaglio che ci permette di lavorare anche in ambienti in cui si necessita il reverse engineering piuttosto che la modellazione, ma comunque la stampa 3D, quindi è davvero un dettaglio, una precisione molto alta. Per quanto riguarda invece l'accuratezza volumetrica, questa viene indicata a circa 0,03 mm più 0,05 mm per metro, il che vuol dire che davvero stiamo parlando di una precisione altissima. Per quanto riguarda la dimensione degli oggetti scansionabili con il Pop 4, varia a secondo della tecnologia utilizzata. Quindi se utilizziamo la modalità laser, se utilizziamo il campo intero e campo pieno, se utilizziamo il VC-Cell. Quindi andiamo da un minimo di 10x10x10, che vuol dire che la volumetria minima è un cubo con lo spigolo di 1 centimetro, fino ad arrivare ad una volumetria massima in scansione singola di 2 metri per 2 metri per 2 metri. Attenzione, vi dico
scansione singola, perché quella è la massima volumetria scansionabile in un'unica sessione, ma poi il software ci permette di andare a unire più scansioni e questo ci permette di avere anche scansioni notevolmente più grandi di 2 metri per 2 metri per 2 metri. La distanza di lavoro del POP 4 varia quindi di nuovo a seconda della tecnologia di scansione che andiamo a utilizzare in quel momento, quindi siamo tra i 20 e i 40 cm per quanto riguarda la scansione laser, si passa poi ai 25-50 cm per quanto riguarda la scansione a luce strutturata, fino ad arrivare agli 80 cm, quindi 800 mm di distanza per la scansione in modalità VC-Cell. Anche l'area acquisita ovviamente cambia in base a quelle che sono le distanze di scansione, quindi andiamo da un minimo di area di scansione di circa 130 mm per 130 mm fino ad arrivare a oltre mezzo metro per quanto riguarda la scansione alla massima distanza in modalità VC-Cell. L'angolo di scansione, il campo di scansione è piuttosto ampio perché noi abbiamo un angolo di 46 gradi per 37 gradi, quindi la finestra è anche importante. Le modalità di scansione, come abbiamo visto, sono diverse a secondo della tecnologia che andiamo a utilizzare e del soggetto soprattutto che andiamo a scansionare. Quindi noi partiamo da la modalità laser a 30 linee laser incrociate, che ci permette di andare a scansionare superfici difficili, quali possono essere ad esempio parti meccaniche, parti metalliche, parti riflettenti, parti scure, parti nere, senza bisogno di andare a fare nessun trattamento della superficie precedente alla scansione, in quanto la modalità laser non ha problemi con questo tipo di superfici. Sempre in modalità laser, oltre alla modalità a 30 linee incrociate, abbiamo la modalità a linea singola. La modalità a linea singola ci permette di andare a lavorare su dei punti che magari sono più difficili da poter essere catturati con la modalità a 30 linee incrociate, quindi ci permette di andare a lavorare su dei fori in profondità o su delle fenditure o in delle parti più profonde dove difficilmente si riuscirebbe a catturare con il sistema a 30 linee incrociate. Abbiamo poi la modalità a campo intero a luce strutturata, che utilizza un pattern infrarosso che viene proiettato sulla superficie e che ci permette di andare a scansionare facilmente anche soggetti con geometrie più definite, che siano più facilmente distinguibili, poggiandosi quindi sul metodo di tracciamento delle caratteristiche, ma può anche utilizzare il sistema marker indipendentemente, cosa che invece è importante per la modalità laser. La modalità laser appoggia il suo tracciamento, come vedremo dopo, sul sistema dei marker. Oltre a queste modalità abbiamo la nuova modalità VC-Cell, che è sempre una modalità a luce strutturata, però dov'è la differenza? Il pattern che viene proiettato non è un pattern di linee come avviene nella modalità a campo intero, ma è un pattern ad alta densità di punti, quindi le telecamere vanno a catturare come questa rete di punti ad altissima densità viene deformata per andare poi a calcolare la geometria del soggetto. Questo sistema ci permette di avere delle scansioni molto più veloci e anche delle scansioni di soggetti molto più grandi rispetto a quella che è soltanto la modalità a luce strutturata classica. Inoltre è molto più fluida, quindi ci permette delle scansioni molto più veloci, soprattutto di soggetti organici, persone o quant'altro. Infine è presente un altro sistema, ovvero una modalità ibrida, che ci permette di combinare più sorgenti per migliorare quella che è la qualità della scansione, soprattutto quando si va a lavorare in mobilità, quindi in movimento con lo scanner non in appoggio ma lo scanner in mano. Dal punto di vista della scansione
Questo scanner è veramente velocissimo, mi ha davvero sorpreso perché qualche prova in realtà l'ho già fatta. La casa madre dichiara che la velocità di scansione in modalità laser è di circa 105 frame al secondo. Io vi assicuro che dalle prove che ho fatto arriva ben oltre, io ho tranquillamente scansionato a 110 frame al secondo, pur il mio computer non essendo un computer estremamente potente. La velocità per quanto riguarda invece la luce strutturata è di circa 30 frame al secondo. E anche la quantità di dati acquisiti è molto alta, si parla di circa 2 milioni di punti al secondo in modalità laser fino ad arrivare a 5 milioni di punti al secondo in modalità full file a luce strutturata. Per quanto riguarda quindi l'hardware, in questo scanner abbiamo i sistemi di proiezione che abbiamo visto sia per quanto riguarda i laser, sia per quanto riguarda la luce strutturata, le telecamere di profondità, ma anche quindi abbiamo detto una fotocamera RGB da 1,3 megapixel che serve per andare a catturare le texture, ed è tutto gestito, il calcolo delle profondità, quindi della mappa di profondità di ciò che viene catturato, è gestito tutto quanto dallo scanner, quindi all'interno dello scanner non viene demandato al software, ma tutti i calcoli della profondità vengono gestiti all'interno dal processore dello scanner. Per quanto riguarda i metodi di tracciamento, questo scanner ha diversi sistemi, quindi abbiamo una modalità di tracciamento che è quella utilizzata dal sistema, dal luce strutturato, ovvero del tracciamento tramite le feature, quindi tramite le caratteristiche del soggetto allorché siano facilmente riconoscibili. Abbiamo un sistema di tracciamento tramite i marker ad alta riflettività, che sono questi che vengono dati in dotazione, che si incollano sul soggetto da scansionare. Abbiamo una modalità global marker, nel quale noi andremo a creare una mappa di riferimento di scansione prima di iniziare con la scansione in sé, e questo è comodo se noi dovessimo andare a utilizzare per esempio dei frame, delle maschere di cattura tipo questo qui. Ok? Quindi questi sono dei frame in cui l'oggetto viene bloccato all'interno e poi viene scansionato. In questo caso è molto comodo andare a creare la mappa di quella che sono i marker sul frame e andare a richiamarla ogni volta senza dover andare poi a farlela ogni volta acquisire man mano, pezzo per pezzo. Oltre a questi sistemi è presente un nuovo sistema di tracking su questo scanner, ovvero che è quello basato sulla mappa colore, quindi sui colori e sulla mappa colore, sulle texture che vengono catturate dalla fotocamera RGB. Un altro aspetto importantissimo, come abbiamo detto, per quanto riguarda questo scanner è la possibilità di andare a lavorare tramite queste lenti aggiuntive all'esterno, che ci permette quindi di poter andare a lavorare, cosa impensabile fino ad ora, anche sotto la luce solare, perché 100.000 lumen, 100.000 lux, quindi sono davvero tantissimi, quindi è anche una giornata bella assolata. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo, come abbiamo visto, la connettività cablata via USB-C, ma anche la connessione tramite Wi-Fi, in quanto il RevoPoint POP 4 genera un suo punto d'accesso con un sistema di Wi-Fi 6 al quale il tablet o il PC si connetterà per andare a effettuare poi lo scambio dati e quindi la scansione. Altra cosa importantissima è che, oltre alla possibilità di scansionare in modalità wireless, quindi senza cavi, i software di RevoPoint hanno la possibilità di andare a utilizzare uno smartphone, un tablet, come mirroring di ciò che succede sul PC. Questo che vuol dire? Che noi possiamo andare a effettuare anche all'interno del nostro laboratorio una scansione non collegati al PC ma via cavo, ma soltanto tramite Wi-Fi, quindi se dobbiamo andare a scansionare qualcosa di più grosso che si trova lontano dal nostro PC, quindi noi avremo il nostro scanner che è connesso alla power bank e lavoriamo in mobilità.
Ma la cosa bella è che con il software di mirroring che ha sviluppato RevoPoint noi potremo andare a creare una connessione tra il nostro cellulare ed il PC per poter vedere quello che sta succedendo sul PC e anche andare a controllarlo e lavorare contemporaneamente. Quindi noi avremo il nostro smartphone che ci permette di vedere ciò che succede sul PC, lavorare con lo scanner e lasciare il PC, tutte le operazioni di scansione, di cattura dei punti e quant'altro demandate al PC che si trova anche in un altro modo, più lontano da noi, senza avere i cavi di collegamento. La powerbank da 2500 mAh che ci garantisce fino a 4 ore di lavoro in autonomia senza bisogno di ricarica. Per quanto riguarda i file che vengono generati e gestiti da questo scanner, i file in uscita sono una grande varietà, quindi abbiamo dal classico STL, OBJ, PLI, fino ad arrivare a altri formati meno conosciuti quali possono essere FBX, GLTF, ma anche il nuovo formato SPLAT, che è un formato che viene utilizzato quando si vanno a generare tramite una tecnologia proprietaria adesso che di RevoPoint, ovvero il 3D Gaussian Splatting, converte queste nuvole di punti in modelli realistici che vengono principalmente utilizzati in formato splat appunto per il gaming, per l'animazione o per la realtà virtuale, ed è una nuova funzione che utilizzano gli scanner della RevoPoint. Altra nuova funzionalità che viene implementata su questi nuovi scanner è la segmentazione dinamica tramite intelligenza artificiale, ovvero il software riesce a riconoscere automaticamente qual è il soggetto tramite un click e noi potremo andare a isolarlo dallo sfondo senza dover andare a fare tutte le operazioni di taglio e di eliminazione, di pulizia che normalmente si dovrebbero andare a fare con un qualunque altro scanner. Detto questo, io penso che abbiamo visto un po' tutte quelle che sono le caratteristiche principali di questo scanner, di questo ultimo nato di casa RevoPoint, che verrà presentato ad un prezzo che sicuramente vi lascerà di stucco adesso che poi verrà lanciata la campagna di Kickstarter e che sarà davvero duro da battere per la concorrenza. Io credo che abbiamo visto un po' tutto quanto è compreso nella confezione. Nei prossimi video andremo a vedere come si comporta questo scanner in funzione, andremo a metterlo sotto stress per vedere un po' come lavora sia in modalità laser, sia in modalità luce strutturata, sia nelle nuove modalità di scansione all'interno e all'esterno. Che dire altro? Fatemi sapere nei commenti se il video è stato di vostro gradimento, che cosa vorreste sapere altro del nuovo Pop 4, quali sono i soggetti che magari vi potrebbe interessare vedere scansionati durante le prossime prove, e io resto a vostra disposizione per qualunque altro chiarimento. Sono Daniele, ancora grazie per aver visto il video fino a qui e grazie a RevoPoint e al nuovo Pop 4.